Benvenuti a tutti amici di Red Black Insights. Oggi entriamo nel cuore della nuova frontiera finanziaria del Milan e della sua proprietà, un argomento che credo interesserà a molti tifosi. Si è parlato molto in questi giorni e nelle ultime settimane delle mosse di Jerry Cardinale, ma quello che sta emergendo a mio avviso è un quadro molto chiaro. Redbird, infatti, anche in base alle ultime indiscrezioni di cui parlerò a breve, starebbe orchestrando un'operazione finanziaria abbastanza complessa, una vera e propria scommessa strategica. L'obiettivo è molto ambizioso, ossia liquidare definitivamente Elliott e quindi andare a sostituire il finanziatore che nel 2022 aveva in un certo senso aiutato Cardinale a acquistare il Milan. Ma in che modo? Attraverso una manovra di private credit che, in base alle indiscrezioni, potrebbe aggirarsi tra i 600 e i 700 milioni di dollari. Parliamo di cifre enormi e di strumenti finanziari abbastanza sofisticati che però offrono grande flessibilità da un lato e dall'altro lato nascondono anche i rischi che dobbiamo analizzare bene. Entriamo nel dettaglio. Per non fare confusione dobbiamo prima di tutto mettere ordine nella cronologia degli eventi. Ci sono infatti due partite distinte che si stanno giocando. Da una parte c'è il recente annuncio del rifinanziamento del vendor loan con Elliott. A dicembre 2024 il debito è sceso a 489 milioni di euro con scadenza estesa al 2028, anche se con tassi di interesse probabilmente saliti tra il 12 e il 14%, questo in base a stime. Ma la vera notizia è un'altra. Redbird, infatti, in base alla ultima novità riferita da PitchBook, starebbe trattando adesso per un nuovo prestito con fondi come Comvest Credit Partners. Lo scopo di questo nuovo prestito è estinguere completamente quei 489 milioni dovuti a Elliott e chiudere per sempre il rapporto con la famiglia Singer. Ecco, ora la domanda che tutti i tifosi, mi immagino, si faranno è questa. Ma il debito che andrà a contrarre Redbird peserà sulle casse del Milan? La risposta sta nella struttura dell'operazione. Immaginate due mondi separati. Sopra c'è la holding olandese, ossia la ACM Bidco, che contrae il debito. Ricordo a tutti che ACM Bidco è il veicolo societario olandese formalmente proprietario del Milan, che è controllato da Redbird. Sotto ad ACM Bidco c'è appunto l'AC Milan SpA, ossia il club. Questa distinzione è fondamentale. Il debito, infatti, che andrà a contrarre Redbird è a livello holding. Le azioni del Milan sono date in pegno come garanzia, ma le casse del club sono ring fenced, ossia protette. I soldi che il Milan guadagna non vengono prelevati per pagare gli interessi di questo debito, a differenza di quanto accade ad esempio al Manchester United. Se il club non paga gli interessi, chi li paga? Immagino si staranno chiedendo la maggior parte dei tifosi. Qui entra in gioco il motore di tutta l'operazione. L'opzione PIK, dove PIK sta per Payment in Kind, funziona così: invece di sborsare contanti ogni anno per gli interessi, questi vengono capitalizzati, cioè aggiunti al debito principale. Il vantaggio è enorme nel presente, cioè oggi. Redbird infatti preserva la liquidità e può usare i soldi per altri investimenti. Lo svantaggio però è il debito che si andrà a contrarre con il passare del tempo, cioè domani. Si crea una sorta di effetto palla di neve. Se non paghi nulla per anni, alla scadenza ti ritrovi con una cifra molto grande da dover rimborsare, cioè il capitale più tutti gli interessi che appunto sono stati capitalizzati anno per anno. Pensate al Chelsea. Il loro prestito PIK potrebbe raddoppiare da 410 a 850 milioni di sterline alla scadenza. Ma allora perché farlo? Si potrebbero domandare i tifosi. Vedete, le opportunità strategiche ci sono. Isolando le finanze del Milan, il club resta libero da vincoli bancari stretti e non ha impatti negativi soprattutto sul fair play finanziario della UEFA, perché il debito, lo ripeto, verrebbe contratto a livello di holding. Inoltre questo assetto facilita l'ingresso di nuovi soci di minoranza senza perdere il comando del club. Questo da un lato. Dall'altro lato, ovviamente, i rischi finanziari sono pesanti. I tassi del private credit sono alti, costano circa un 2-5% in più rispetto alle banche. Quindi un prestito da 700 milioni
diciamo al 12% con un meccanismo PIC, può superare il $1 miliardo in soli 4 anni. E qui arriviamo al punto critico, la scadenza. Non siamo soli in questa barca. Il calcio europeo infatti sta cambiando. Oltre il 36% dei club nei maggiori campionati si appoggia al private equity o debito privato, al contrario di quello che pensano la maggior parte o gran parte dei tifosi, che ritengono che soltanto Redbird agisce in questo modo. Non è così, vi svelo questo segreto. Le banche tradizionali si ritirano e i fondi avanzano perché sono più veloci e accettano rischi più alti. Se guardiamo la mappa del debito in Europa, il Milan infatti si posiziona accanto a giganti come il Chelsea o purtroppo anche ad esempi negativi come il Lione, che è in crisi profonda con tassi addirittura quasi al 20%. Ma il confronto che più ci interessa è quello in casa nostra. Il precedente dell'Inter e di Oaktree deve servire da lezione. Anche lì infatti c'era un prestito alla holding, ossia la famiglia Zhang, e anche lì c'erano interessi PIC che hanno fatto lievitare il debito da 275 a 395 milioni. Che cosa è successo in quel caso? Alla scadenza la proprietà cinese non ha potuto rimborsare e il fondo, quindi il fondo Oaktree, ha escusso il pegno, prendendosi il club. Questo, in buona sostanza, è il rischio che si accolla Redbird. Anche se il Milan vince sul campo, un default al piano di sopra, cioè nella holding, significa perdere la proprietà della squadra. Torniamo però a respirare guardando dentro casa Milan. E possiamo dire questo: nonostante queste manovre della proprietà, i fondamentali del club restano solidi. Il bilancio 24-25 mostra ricavi stabili a quasi $500 milioni e soprattutto il terzo utile consecutivo. Abbiamo un patrimonio netto di quasi 200 milioni, il che conferma che la gestione operativa è sana e separata dai debiti di acquisizione. C'è solo una nota di attenzione sulla posizione finanziaria netta che è peggiorata a meno 92 milioni, ma questo è dovuto principalmente all'aumento del factoring, ossia uno strumento per anticipare liquidità che va comunque monitorato. Un dettaglio importante: i soldi che Redbird ha immesso di recente, ossia 5, 40, 15 milioni, parlo degli aumenti di capitale, sono andati tutti esclusivamente sul progetto stadio e non per coprire buchi di bilancio. Quindi il club si è autofinanziato e le risorse per coprire quel deficit le ha trovate autonomamente. Ma parlando di stadio, è proprio l'impianto di proprietà il vero game changer. La sostenibilità a lungo termine di tutto questo castello finanziario, infatti, dipende quasi interamente, a mio avviso, dalla realizzazione del nuovo impianto, che sia San Donato o il nuovo San Siro condiviso come dovrebbe essere in base alle ultime novità che abbiamo scoperto nei mesi recenti. Si stima che lo stadio di proprietà possa portare tra i 100 e i 150 milioni di ricavi aggiuntivi ogni anno. Solo con questi soldi il Milan potrà generare quel valore necessario a rendere gestibile il debito della holding in futuro. La strategia di Redbird quindi si regge su 3 pilastri, a mio avviso, ossia far crescere i ricavi del club da una parte, la Champions qui è obbligatoria, costruire lo stadio entro il 2030 e sperare che alla scadenza del prestito le condizioni di mercato permettano magari un rifinanziamento agevole, quindi magari non andare a ripagare e a rimborsare tutto il debito, magari farne una parte e il resto andarlo a rifinanziare. In conclusione, il futuro del Milan viaggia su 2 binari paralleli. Da una parte c'è l'AC Milan SpA, ossia un club solido, inutile e protetto. Dall'altra parte c'è la holding, ossia AC Milan Bidco, che naviga nelle acque, diciamo, più agitate dell'alta finanza e del debito a rischio. Per noi tifosi, e quindi parlo anche come vostro, tra virgolette, collega, la buona notizia è che la squadra è al sicuro dai creditori diretti. Per la proprietà la sfida è appena iniziata. Gestire una leva finanziaria complessa mentre si cerca di vincere sul campo sarà l'obiettivo dei prossimi anni.